Buongiorno ragazzi, stamattina piove e io sono senza ombrello, quindi mi tocca uscire in versione mondina. No, sembri più la nonna di Cappuccetto Rosso. Pensavo sembri più un coglione. E per un tema di scaramanzia che non ho portato l'ombrello. Beh, direi che ha funzionato. Questa mattina andiamo a fare colazione tipica londinese. Avete fame? Seguiteci. Vabbè, non è una fermata, è semplicemente il semaforo rosso, cioè non è che ogni volta che il pullman si ferma si devono aprire le porte. Franci cittadina del mondo. Mi raccomando, quando prendete i pullman salite dalla porta da cui si sale e scendete da quella da cui si scende, perché qua ci tengono. D'altronde anche in Italia bisognerebbe far così, Franci, ma il posto di stamattina sulla base di cosa l'hai scelto? Ho visto un video su YouTube. Come hai visto un video su YouTube? Partiamo dal presupposto che io degli youtuber che parlano di cibo non mi fido. Due to staffing issue, we have had to close today to go on holiday. See you all next Saturday. Peccato che noi, il prossimo Saturday, siamo da qualche altra parte. Quindi adesso torniamo con le pive nel sacco, da dove ce ne siamo venuti. Bravo Franci, ottima scelta. Adesso troviamo una soluzione. Trasformiamo un problema in un'opportunità. Andiamo di mashed potatoes e salsiccia. Siamo finiti in un posticino super carino dove sono molto amici dei cani e quindi se volete potete comprare una salsiccia anche per il vostro cane e farlo molto felice. No vabbè raga, hanno anche l'anduia. Devi assolutamente riprendere quel cane che arriva. Ragazzi, c'è un odore di salsiccia clamoroso avvicinandosi a questo locale. E già hanno cosa preso in accompagnamento da bere? Un cappuccino. Prendere la Guinness mi sembrava eccessivo alle 9. Che profumino ragazzi, non vedo l'ora di ingollarmele tutte. Anche se tu avresti preso questo, No, ma che si divide tutto, ma cosa dici? Se vuoi lo assaggio, così ti dico com'è. Questa che sta mangiando Franci si chiama Lucifer perché aveva 3 icone di peperoncino. Io alle 9 del mattino magari mi sarei anche tirato indietro, ma lei ha voluto sfidare la sorte. Ma sì, il peperoncino mi dà un po' di carattere. Onesta. Questa non è proprio una salsiccia, Sì, è un macinato di maiale. Sarà che ieri sera non abbiamo fatto cena, sarà che ho una fame bestia, ma è buonissima. Ora ragazzi prendete la vostra forchettina di legno d'ordinanza e il coltellino. No, prima devi rovesciarci sopra. Ah, tu dici prima rovesciamo sopra la gravy? Questa è una gravy cipollosa ragazzi. Ti affonda? Mi affonda dentro, sì. Ma credo che debba, Sì che è saporita. Me le piazzo tutte e 3 senza pietà. Cioè le piazziamo. Faccio un'aggiuntina che secondo me ci sta. Validissimo ragazzi. Che figata fare colazione con le salsicce. Ma gli inglesi hanno capito tutto. Tra l'altro il purè è pieno di burro in una maniera imbarazzante. Volevo dire che questo posto è un po' a Fanculandia, ma vi consigliamo la deviazione perché sì, perché ci piace un casino. Siamo entrati e abbiamo detto diamo 2 morsi e poi ci facciamo fare la doggy bag. Non credo. E non c'è niente di meglio che prendere in accompagnamento un cappuccino al cioccolato. Ma sì. Io a casa mia il cappuccino lo posso bere solo a colazione. Invece qua il dream è che lo puoi prendere quando vuoi, che nessuno ti dice niente. Vuoi prendere la pizza a pranzo e poi dopo chiudi con un cappuccino? E qua lo puoi fare, qua vale. Quindi molto soddisfatti della nostra colazione in questo era un emporietto che vendeva cose buone italiane, però erano specializzati in salsicce e le salsicce non avevano nulla da invidiare a quelle di casa nostra. Abbiamo speso 19 sterline per tutto, cappuccino compreso. Ci è piaciuto un sacco. Sì. E quando girare per Londra vi ha devastato e non ne potete più e state per chiudervi in un centro commerciale, ecco, non chiudetevi in un centro commerciale qualsiasi. Andiamo al Liberty Hall. Alle nostre spalle c'è un centro commerciale che è una figata perché è tipo del 1800, qua bisognerebbe aver studiato. Sì, esatto, aspetta che studio un attimo. Un fantastico edificio in stile Tudor. Che è questo qua alle nostre spalle, se non si fosse capito.
E questo, ragazzi, è il lampadario più vecchio d'Europa. Più vecchio d'Europa, giusto? Ok. Sembra che sono preparato, ma c'ho i suggerimenti, I try to make this world a little brighter. The flame was put to rest. Now everything is covered in gloom, and my heart is put to the test. Ecco, a me basta che mi si porta dove c'è la ricostruzione in Lego e io ho svoltato la giornata. Maiale di cuoio possiamo comprarlo. Ci faccio i salami di cuoio. Pieno di piccioni che ci attaccano! Vi volevo raccontare che siamo appena usciti da Liberty, è un edificio in stile Tudor dove c'è un magazzino che è stato costruito nel 1800 da 2 navi da guerra, prendendo il legno e costruendo questi interni che sono pazzeschi. Fateci un giro e resistete al fatto di spendere 1 milione di miliardi di sterline, perché tutto lì dentro costa carissimo, ma è bellissimo. Allora, siamo giunti alla prossima destinazione dove vi faremo vedere e provare con lo sguardo Virtualmente. il Sunday Roast. Siamo in un posto super figo che si chiama Marksman. Ovviamente siamo in anticipo e ovviamente Franci sta facendo da scudiero alla porta d'ingresso perché deve essere la prima a entrare, perché deve essere quella che si prende il tavolo più figo. Ma per voi ragazzi, per farvi vedere meglio. Non me la fate incazzare. Stiamo per entrare e siamo molto contenti perché fa un freddo porco. Hello. Sì. Allora, come al nostro solito, abbiamo rotto le scatole a tutto il locale per chiedere un tavolo con una buona luce e lontano da tavoli rumorosi, e ci hanno accontentato, quindi partiamo molto bene. Per ordinare il Sunday Roast corretto che piace a me, sono andato a sbirciare la loro pagina Instagram e gli ho detto: voglio un piatto esattamente come questa foto della vostra pagina Instagram. Gli diciamo pure come devono impiattare. Esatto. Ma poi loro ci dicono: ma poi quando viene. Però quando vengo io non è come quando lo danno a voi, Here's the horseradish cream. Wow. Thank you so much. Oh, it's beautiful. Questo è il Sunday Roast, cioè l'arrosto della domenica. Qua vedete la carne, lo Yorkshire pudding, che è una preparazione assurda. È una pastella che viene messa in forno e magicamente si gonfia. Non è neanche così difficile da fare a casa. Capisco che passino in secondo piano, ma sembrano bellissime. Innanzitutto mi prendo il Yorkshire pudding più grosso. Perché? Perché sì. Come se l'altro fosse piccolo. Fettazza di carne, sperando che siano ancora caldi. No, sono freddi, ve lo posso dire ragazzi. Una patata, anzi facciamo 2. Belline le patate. Sedano rapa. E direi che posso assaggiare. Non taglia tanto il coltello ragazzi. Abbiamo dei problemi di coltello. Abbiamo dei problemi di coltello. A parte il coltello che non taglia, se voi prendete un pezzettino di carne, fate così E ci pensate su? è cotta benissimo, è tenera, gustosa. Io il bagnetto, a differenza di Franci, lo faccio direttamente con tutta la fetta. Poi la trasferiamo di qua. Mi prendo il mio Yorkshire, ci aggiungo anche un po' di salsa rafanata. Si scioglie in bocca, super tenera. Chiaramente un pochino tiepidina, ma secondo me anche in parte per colpa nostra che ci abbiamo messo una vita ad assaggiarla. Però ragazzi, che posto per il Sunday Roast. Che bello iuntino lo Yorkshire. È una nuvola, è super soffice, cioè lo mordete e vi sparisce in bocca. Ragazzi, perdonatemi, purtroppo l'ho già scavata, lo rifaccio per voi. Questa è una pureina di zucca burrosa, non può starci che bene in un piatto così. Check patata. Il componente a cui veramente non davo 2 lire e che invece si sta rivelando una grandissima sorpresa è il sedano rapa, ragazzi, che qua si chiama celeriac. È succoso ed è un po' abbrustolito e sa quasi di carne, cioè forse stando un po' con i succhi della carne li ha assorbiti, ha un sapore buonissimo. Eravamo arrivati qua col proposito di chiedere quasi sicuramente la doggy bag. Ecco, mi sa che per farlo dovremmo ordinare qualcos'altro. Ci stava proprio bene un dolcino. La mia è una torta al burro nocciola e miele. Bongianni ha preso una crema caldina di cioccolato con le peanuts sopra.
Quindi Ridendo e scherzando, abbiamo pagato circa un centinaio di sterline per tutto quello che avete visto. Ci siamo trovati molto bene. E questo è il miglior Sunday roast di Londra? E che ne so raga, questo è il nostro primo Sunday roast di sempre mai fatto a Londra. era molto buono. Quello che vi possiamo dire è che era molto buono. E quindi ci sentiamo di consigliarvelo. Adesso voi direte, momento Pisolo. No! No! Mo per digerire? Andiamo al museo della casa. Che culo direte voi. Averne di queste fortune. A vedere gran ricostruzioni di interni dal 1600 a oggi. Mettiamola così, giusto perché questo museo è attaccato alla fermata della metro che dobbiamo prendere tra poco. Un pochettino di cultura, non troppa che vi fa male. Ragazzi, ma abbiamo pure scoperto che l'entrata è free. Lo sapevi benissimo che era free, se non è col cacchio che ci venivi al museo. I guess I'm living in the dark age. Hey, 'cause I sure can't see no light. Bello, sembra la vetrina di Tecnocasa. Belli, vero? Gli aspirapolveri. C'è anche un Dyson. C'è il roto wash del 1600. Il monopoly. Ma quelle cose lì io non le ho mai avute. Io non avevo questi segnalini. Ah, ma perché questi qua sono quelli vecchissimi di una volta. Questa è la situa impianto audio-video. Allora ragazzi, questa è la dimostrazione che io stesso sono un pezzo da museo. Perché nella zona della sala giochi delle cose da museo c'è Super Mario Kart per Super Nintendo. Ho speso ore e ore, se non anni, della mia adolescenza. Vuoi giocare? Non sono capace. Il mio personaggio preferito è sempre stato Yoshi. Madonna, me lo ricordavo più facile. Ecco, il problema è che quando superati i 40 i riflessi cominciano a cedere notevolmente. La vista non è più quella di un tempo, siete ultimi. Ma come fate a superarvi? Siete tutti in fila. Terzo. Diciamo che per essere 20 anni che non gioco mi sembra un ottimo posizionamento. Proseguiamo. Sala da pranzo del 1600, del 1700, del quasi 1800. Molto figo, sembra un po' di essere tipo all'Ikea 300 anni fa, perché passeggiate ci sono le stanze già preconfezionate, solo che un pochino vintage. No, vabbè, dove si compra? Bellissimo. Allora, piacevole, a me piacciono quei musei un po' strambi come questo qua, dove ti fanno vedere cose particolari. Detto questo, carino il museo della casa, ma la figa. Mi dissocio. Tornati in albergo, ora ci sarebbe da iniziare a lavorare. 5 minuti. One eternity later. La figata di questa sorta di hotel è che c'è la lavanderia gratis. La controindicazione è che non c'è l'asciugatrice, però Franci ha molta creatività da questo punto di vista. Non siamo riusciti a portarvi il tè delle 5. Premio di consolazione, che è un'ottima consolazione. Siamo tornati al Borough Market per prenderci un sausage roll da Ginger Pig. You used to tell me you love me so, but now you're saying you have to go, just like a lightning from a clear sky. I wasn't ready to say goodbye. One traditional? That's it, thank you. Si tratta, ragazzi, di uno scrigno di pasta sfoglia che accoglie del macinato di salsiccia. Ora ve lo spacchetto per bene, ragazzi. È anche caldino, tiepidino. Ginger Pig è una macelleria che vi cucina prelibatezze da asporto. Se non fosse chiaro, qua di fronte vendono delle fragole al grido di strawberry, strawberry. Adesso facciamo una gara tra chi grida più forte, tra me e l'omino delle fragole. Questo sausage roll era caldo, era trapassato remoto. Cosa c'è dentro? Salsiccia, è buono. Penso che siano duetti di carne macinata. Assaggiamo, ragazzi. 5 sterline ben spese. Sì, questo mostro di salsiccia vi sazia sicuramente fino a pranzo. Forse anche qualcosa oltre. Stai facendo la merenda, Giano. Ma io sto facendo la merenda e non deve sembrare che sono le 9 del mattino. Soprattutto non deve sembrare che arriviamo da quello del grilled cheese sandwich che ci siamo appena scassati, perché sta in un altro video. No! È veramente veramente grosso. Qua secondo me ci si mangia in due. Ed è buono. Ed è buono, sì, è buono. Il Ginger Pig è una macelleria qui del Borough Market che vende anche queste cose qua già pronte da asporto. In generale soddisfatto del mio giretto nel Borough Market. Pensavo fosse una tamarrata turistica, invece carino. Per carità, magari non è il mercato più bello di Londra, però un giro merita. La mattina presto che c'è poca gente, come adesso. Da Londra e da questa domenica intensa è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Devi fare tu. Push.
No. Baby, and there's no day that's